Buonasera a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vi ricordate da parte della sponda partenopea quante ne sono state dette sull'Inter nel corso dell'ultimo anno? Dalla Marotta League, dagli aiutini, da un Inter che secondo loro doveva fallire, sparando tra l'altro numeri a caso, numeri che non sapevano neanche giustificare, per finire alla cessione di Zalewski all'Atalanta. E lì non mi riferisco soltanto ai tifosi, perché poi nelle tifoserie, si sa, c'è il tifoso che punta più il dito contro l'avversario, il tifoso che inventa quei paroloni utili soltanto ai social, c'è il tifoso un po' più riflessivo. Ma lì ci sono state firme del giornalismo partenopeo che hanno insinuato che la cessione di Zalewski all'Atalanta fosse stata un po' così un sotterfugio, tra l'altro per prendere Lookman che poi non è mai arrivato, ma soprattutto parlando come se loro tifassero una squadra di, passatemi il termine, di santi, una squadra che è integra dal punto di vista morale. Ebbene, le intercettazioni che sono uscite a proposito dell'affare Osimhen ci dicono tutt'altro, perché sono delle intercettazioni a dir poco scioccanti su quello che è stato l'affare che portò Osimhen da Lille al Napoli. Prima di iniziare vi ricordo anche un bel like se vi piace il contenuto e l'iscrizione al canale, e riepiloghiamo anche come fu strutturato l'affare che portò l'attaccante nigeriano a Napoli. Osimhen passò da Lille al Napoli per una cifra complessiva di 70 milioni. 50 milioni era la parte cash, altri 20 milioni erano i cartellini dei calciatori ceduti dal Napoli. Quali calciatori? Karnezis, valutato 5 milioni, a bilancio pesava 300.000 euro, e poi c'erano tre giovani. Manzi, valutato 4 milioni, mentre a bilancio pesava 200 euro, quindi tutta plusvalenza praticamente, già questi primi due, tutta plusvalenza anche per gli altri due nomi, perché l'altro era Palmieri, ceduto per 7 milioni e a bilancio pesava 0, e l'ultimo nome era quello di Liguori, anche lui ceduto per 4 milioni, a bilancio pesava 0. Complessivo 20 milioni in cartellini. Karnezis passa a Lille e non farà mai una presenza in Ligue 1, gli altri tre passeranno a Lille e non approderanno mai nella città francese, non metteranno mai piede a Lille, non faranno neanche le visite mediche con la squadra francese. Ecco, già da qui è un chiaro segnale di un qualcosa che non va, di una squadra che, ecco, se io vado a cedere un calciatore e prendo 4 calciatori per 20 milioni complessivi, perché poi sicuramente arriveranno quelli che diranno ma ovviamente il prezzo, se io vendo un bene e un altro lo acquista, dobbiamo metterci d'accordo noi sul prezzo, se siamo d'accordo entrambi sicuramente. Però è abbastanza inusuale vedere una squadra che prende calciatori, mi soffermo almeno sui tre giovani, ecco, nonostante Karnezis comunque 5 milioni, ma i tre giovani, prende tre calciatori per 20 milioni, per 15 milioni, e non gli fa neanche le visite mediche. Segno chiaro di una plusvalenza fittizia, di una plusvalenza gonfiata. E oggi abbiamo avuto anche delle certezze su questo, perché sono uscite delle intercettazioni che lasciano pochi spazi a dubbi. Iniziamo dalla prima, c'è una mail del presidente del Lille, Gerard Lopez, e inizialmente per coprire, ecco, per arrivare a questi 70 milioni, si vociferava di mettere nell'affare Llorente. In realtà però Llorente era stato in prestito al Bragantino con un diritto di riscatto a 500.000 euro, poi ecco si cambiarono i nomi. Però ci sono queste parole, una mail del presidente del Lille che scrive: questo carissimi vi permette di pagare un prezzo inferiore a qualsiasi altro club, ma con un valore nominale che è quello necessario per chiudere. Apriamo e chiudiamo parentesi, perché era necessario? Perché il Lille si trovava in difficoltà, rischiava di non potersi iscrivere al campionato e quindi doveva cedere Osimhen per 70 milioni. I 70 milioni in cassa praticamente da spendere, o meglio non in cassa, non avevano 70 milioni da spendere gli uomini mercato del Napoli. Tanto è vero che c'è addirittura uno stralcio in cui Giuntoli dice: scrivi che siamo stati fortunati che Amrabat e Kumbulla non sono voluti venire, altrimenti toccava giocare con Petagna. E ecco, parlando anche col vice direttore sportivo Pompilio, si lamenta un po' di un budget ridotto che quindi non permette grossi investimenti. Questo significa che a 70 milioni il Napoli non avrebbe potuto comprare Osimhen, probabilmente.
e quindi cercheranno un escamotage. Questo escamotage porta Osimhen al Napoli, il Napoli che fa grosse plusvalenze e il Lille che cede Osimhen mettendo a bilancio una cessione per 70 milioni. Continuiamo con quelle che sono state le intercettazioni, perché anche il modo in cui vengono ceduti questi tre giovani, quindi Manzi, Palmieri e Liguori, è decisamente molto singolare. E infatti vediamo come in quella conversazione Giuntoli indica a Pompilio cosa comunicare al procuratore. Il virgolettato: questo lo manda il procuratore del giocatore a Lille. Poi successivamente il Lille lo chiama e dopo averlo chiamato gli dice che le condizioni del contratto vanno bene fino alla conclusione. Dopo averlo chiamato gli scrive e gli chiede di fargli sapere eventuali club interessati. Insomma, anche questa cessione viene concordata direttamente dai dirigenti. Cosa deve dire il Lille che deve chiamare il calciatore, l'agente del calciatore. Anche qui, decisamente molto particolare. E tra queste intercettazioni ci sono alcune frasi molto importanti. Il presidente del Lille Gerard Lopez: su questo punto è importante che non ci sia alcuna comunicazione sul prezzo, ci farebbe sembrare tutti cattivi. Giuseppe Pompilio avvisava il DS Cristiano Giuntoli, Giuseppe Pompilio vice direttore sportivo, ribadiamo, e dice testuali parole: non devi scrivere nulla, tracce nelle mail non se ne lasciano, a voce quello che ti pare. E poi c'è un altro punto della comunicazione: un valore di facciata necessario per chiudere l'accordo. Insomma, non devi lasciare traccia, è un valore necessario per chiudere l'accordo, ci farebbe sembrare tutti cattivi. Anche qui sono delle intercettazioni che lasciano davvero pochissimi dubbi. Chiudiamo anche con un'altra, ed è una a gettare ulteriori ombre sull'affare Julien Mordac, direttore amministrativo e giuridico del club francese, scrive al CEO Marc Ingla. Il virgolettato è questo: è mio dovere metterti in guardia di nuovo a proposito dei rischi connessi a questo affare, in ragione degli elementi che ti ho esposto verbalmente. Ogni particolare ritenuto strano potrebbe generare domande sull'insieme di queste operazioni, accordi relativi a 5 giocatori, e bisognerà apportarvi elementi di risposta reali e giustificazioni. In tutto questo si parla di inserire prima un as, di inserire Karnezis per un valore di 20 milioni e col presidente del Lille che sottolinea di non comunicare cifre. Alla fine si trova la soluzione Karnezis più i 3 giovani per un valore totale di appunto di 20 milioni. Chiaro che è un qualcosa di anomalo, sono calciatori che non hanno mai avuto il valore che gli è stato assegnato, calciatori che non hanno mai fatto una presenza con Lille. Quindi su questo cosa rischia il Napoli? Dal punto di vista sportivo, paradossalmente non rischia nulla, non perché il fatto non sussiste, attenzione, non perché sia stato giudicato tutto regolare, ma perché nel bellissimo paese che è l'Italia l'indagine è stata archiviata e quasi sicuramente non sarà riaperta. Quindi il Napoli dal punto di vista sportivo, pur avendo acquistato un calciatore, gonfiando delle plusvalenze, pur essendoci intercettazioni che lasciano zero spazi a dubbi, purtroppo non rischia nulla. E che non vengano poi i legali del Napoli, ecco come è stato fatto, che hanno detto Osimhen nessun illecito, normale dinamica di una trattativa. Mi risulta strano pensare che la normale dinamica di una trattativa sia: ok, diciamo questo deve dire il Lille, questo devono rispondere i calciatori, mandiamo questi calciatori solo teoricamente a Lille perché 3 su 4 il club francese, gli emissari del club francese, gli uomini che compongono quel club non li conoscono minimamente, non avendo neanche svolto le visite mediche. Chiaro che c'è qualcosa di assolutamente irregolare, tanto è vero che poi la Procura di Roma adesso indagherà e sarà chiesto il rinvio a giudizio per De Laurentiis, accusato di falso in bilancio, quindi non certamente un qualcosa campato in aria. Il problema è che la giustizia sportiva è stata troppo frettolosa e quindi alla fine il Napoli dal punto di vista sportivo, pur con un illecito che mi sembra evidente, non pagherà nulla. Arriviamo al dunque però, perché ho detto in apertura: vi ricordate le parole su Zaleschi? E le andiamo subito a leggere, perché io non prendo le parole di tifosi comuni che naturalmente possono dire ciò che vogliono, prendo quelle di 2 giornalisti. Parto da quelle di Arturo Minervini, da post del 17 agosto, ovviamente a giornalisti napoletani,
subito dopo la chiusura dell'affare Zaleschi all'Atalanta. Scrivevano questo: affare Inter è fatta per Zaleschi all'Atalanta, incassa oltre il doppio su quanto speso, quasi 17 milioni che l'Atalanta verserà nelle casse dell'Inter. Valutazione totalmente insensata. Non mi stupirei che ora Lookman facesse il percorso inverso. Valutazione insensata, mentre avevano un senso quelle di Manzi, Liguori e Palmieri, ovviamente. Peggio ancora ci andrà Umberto Chiariello, perché sempre il 17 agosto alle 4:50, quindi subito dopo la chiusura dell'affare Zaleschi, Chiariello scriverà: hanno apparecchiato il pastrocchio, plusvalenze a go-go per tutti. A proposito plusvalenze, parla lui che è un chiaro ovviamente tifoso del Napoli. Percarsi salva la faccia, Marotta sacrifica l'ultima ruota del carro, uno scarto della Roma, Ademola invece della sospensione dello stipendio riceve una bella maglia nerazzurra con qualche stella sopra e qualche milione in più in banca. Questo è il calcio italiano, va tutto bene, madama alla marchesa del Grillo o del Grullo, l'importante è difendere il brand. Vero Vinavil Gravina? Ecco, adesso Chiariello cosa dirà sulle intercettazioni che riguardano il suo Napoli? Non sono plusvalenze fittizie, perché mentre per Zaleschi parliamo di un calciatore che aveva già tante presenze in Serie A, un calciatore che è andato all'Inter per 6 milioni e mezzo perché andava in scadenza dopo 6 mesi, quindi l'Inter ha soltanto anticipato all'arrivo ed è stata un'operazione che poi è convenuta a tutti, ed è passato poi all'Atalanta dopo che all'Inter aveva fatto tutto sommato bene e all'Atalanta tante volte gioca anche da titolare, al punto che i 17 milioni incassati per qualcuno sono anche pochi, si poteva prendere qualcosa in più. Ecco, secondo Minervini e Chiariello, questa è stata una plusvalenza fittizia. Una plusvalenza finalizzata a prendere Lookman, un Lookman che non arriverà mai all'Inter, che è stato reintegrato dall'Atalanta. Sarei proprio curioso di sapere cosa ne pensano invece dell'affare Osimhen. Certo, sicuramente se ne usciranno con un altro posto del genere, un posto dove diranno che è tutto regolare, che è soltanto una voce per destabilizzare, perché tutti sono contro il Napoli, perché poi finisce così, perché tanti di loro fanno le vittime, tanti di loro diranno che tutti sono contro il Napoli, che devono destabilizzare l'ambiente, che devono creare problemi, ma insomma le intercettazioni sono lì e io ho davvero pochi dubbi. Se prima c'erano pochi dubbi sul fatto che l'affare fosse stato molto strano, perché parliamo di calciatori venduti ma che non approdano mai nella squadra che li ha acquistati, oggi abbiamo delle certezze e quindi sono proprio curioso di sapere cosa ne pensano quelli che parlavano dell'affare Zaleschi, quelli che dicevano che l'Inter o il potere del Nord viene favorito, quelli che dicevano anche che il Napoli punto a punto non poteva giocarsi il campionato e poi lo ha vinto per un punto. Quindi insomma, prima di guardare in casa degli altri bisognerebbe guardare in casa propria. E concludo con il fatto: ma lo hanno fatto anche gli altri, non salva, ecco, non va a salvare ciò che è stato fatto di sbagliato, lo hanno fatto anche gli altri, paga il Napoli, così come qualsiasi altra squadra abbia commesso un illecito del genere. Purtroppo però sappiamo il Napoli non pagherà dal punto di vista sportivo. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, ovviamente sfruttiamo la sezione apposita anche per confrontarci. Io vi saluto e ribadisco, è stato semplicemente un video un po' in risposta a quello che era stato detto sull'Inter e su Zaleschi. Detto questo, vi lascio con un gran bel Forza Inter!